Un gioco una maschera, un film cult. Sembrava finzione, ma è diventato crimine, storie vere, menti oscurate. La realtà imita il cinema, o il contrario, scoprilo adesso. Certe storie sembrano nate per il grande schermo, e invece sono accadute davvero. Un'idea nata davanti a un film, ma dietro quel gesto c'è molto di più. Questo non è un film, è una realtà che inquieta e parla a chi vuole ascoltare. Benvenuti. In questo video esploriamo storie vere, oscure, ispirate a film cult come Scream, Fight Club, Natural Born Killers e Arancia Meccanica. Ma non è intrattenimento, è un viaggio nella psiche. Una semplice curiosità, un'idea che si insinua insistente. E da quel momento nulla è più come prima. Cosa ci attira davvero? Il brivido? Il proibito? O forse il riflesso oscuro di noi stessi? Vuoi davvero sapere fin dove può spingersi un pensiero? Una fantasia? Un fotogramma? Allora guarda, ma fallo con attenzione, perché quando finisce il film inizia l'incubo, e l'incubo ha il tuo volto, la tua voce, i tuoi desideri più nascosti, una stanza buia, la pellicola gira, il sangue è finto, o forse no, sul volto un sorriso spento, sullo schermo la crudeltà che prende forma, gli occhi fissi, il sorriso fermo, davanti la violenza danza, come fosse bellezza. La sala è vuota, la luce si spegne, ma qualcuno resta. Chi continua a recitare? Quando il film è finito, davanti allo schermo, siamo tutti innocenti, ma dentro, quanti desiderano essere lui? Il mostro, l'ombra che sorride. Lo segui, lo ammiri, lo capisci, e poi lo giustifichi. Perché? Perché ti somiglia. È solo un film, ma pulsa, respira, ti scruta. E se il protagonista sei tu, se l'idea ti cambia, se il male non è più sullo schermo, ma dentro di te, allora non stai guardando, stai diventando. Clockwork Orange, in una notte reale. Londra, 2002. Un gruppo di ragazzi. Maschere bianche, bastoni, risate isteriche. Sembra una scena girata da Kubrick, ma non c'erano camere, solo sangue. Lo chiamano divertimento, lo chiamano gioco. Ma quella sera, Peter, un senzatetto di 62 anni, non tornò mai più. Picchiato a sangue, senza motivo, solo perché sembrava una scena perfetta. I colpevoli? 4 studenti, fissati con Arancia Meccanica. Volevano ricreare l'atmosfera. Atmosfera? O annientamento? Perché un gruppo di studenti ha scelto di replicare Arancia Meccanica? Hanno davvero imitato o si sono solo liberati di una parte che già avevano dentro? Chi siamo quando nessuno ci guarda? E chi diventiamo se ci sentiamo invincibili? La mente può imparare la violenza se la guarda abbastanza a lungo. California. Come in quel film Scream. Solo che stavolta non c'erano effetti speciali, nessuna finzione, nessun Chuck si gira. Solo sangue e paura e un ragazzo che non recitava. Perché quando l'ossessione prende il controllo, non serve un set. Basta una maschera, un coltello e una mente che ha smesso di distinguere il gioco dalla realtà. Bussa alla porta, la sua ex, la guarda, sorride. Lei non sopravvive. Lui? Calmo, freddo, come se fosse solo l'ultima scena del copione. Ma chi era davvero sotto quella maschera? Un ragazzo? O un vuoto? Un mostro nato? O costruito? Da chi poi? Dal cinema? Dai videogiochi? Dai like? O forse da noi? Diceva, volevo solo vedere cosa si prova. Così, per curiosità, come si fa a distruggere una vita? Ma certo, è solo finzione, no? Solo un gioco, solo un film. Peccato che questa volta il sangue non era finto. E così, dopo ne è iniziato un altro film, Fight Club. Più reale, più oscuro e senza regole. Monaco di Baviera, 2013. 2 ragazzi aprono un gruppo segreto. Un'idea rubata dal film. Lo chiamano Progetto Caos. Combattimenti clandestini. Per sentirsi vivi. Pugni, rabbia, caos. Nessuna regola, nessuna pietà. Tutto ispirato a Fight Club. Ma era solo un film, no? Ma non si fermano lì. La realtà non è un film. Ma quando ci credi abbastanza diventa pericolosamente simile. Ma cos'è che davvero cercavano tra ossa rotte e occhi tumefatti? Libertà, rumore o solo un'identità che la realtà non offriva? Quando sei nessuno, è facile voler diventare un personaggio. Quando nessuno ti guarda, chi sei davvero? E se l'unico modo per sentirsi reali fosse diventare qualcun altro? La domanda è, chi scrive la tua sceneggiatura? Tu o i film che guardi? Natural Born Killers, amore folle, violenza pura, 2 cuori e un finale. L'amore può uccidere? No, ma può trasformarsi in delirio, in dipendenza, in veleno, come in quel film, dove la passione diventa proiettile, dove l'unione è più forte della morale, più forte della legge. E fuori dallo schermo, quanti si cercano per perdersi insieme? Perché dopo Natural Born Killers, anche lì da qualche parte è iniziata un'altra storia, non un remake. Qualcosa di peggio, qualcosa di vero. L'amore può salvare, ma può anche distruggere.
Lo senti quando diventa controllo, quando toglie aria invece di darla, quando ti chiude e poi ti colpisce. E tu lo riconosceresti? Un amore malato? Quante volte chiami passione ciò che in fondo è solo paura? Quante volte giustifichi il dolore solo perché viene da chi ami? L'amore non deve far male, non deve annientarti, non deve isolarti. Se qualcuno ti ama, non ti cancella, non ti comanda, non ti fa sentire meno di niente. Attenzione, perché anche l'amore, se deviato, può diventare veleno, o peggio, un'arma. E se pensi che qualcosa non va, parla, chiedi aiuto. Non restare nel silenzio. L'amore vero non uccide, protegge, cura, ascolta, sempre. Sono solo film? Solo effetti speciali? Solo attori e luci? E allora perché alcuni non smettono mai di guardare? Perché alcuni vogliono entrare nella scena? La finzione può diventare una scusa, un alibi, o peggio, una miccia pronta a esplodere nella mente già instabile. Cosa si nasconde dietro tutto questo? Un errore? Un caso isolato? O un disegno più grande e spietato? Perché alcuni guardano un film e lo dimenticano, e altri lo trasformano in ossessione. La mente umana è una spugna, assorbe tutto, anche ciò che dovrebbe solo sfiorare. Ma allora, chi è davvero il regista? Il cinema o l'inconscio? E se ciò che chiamiamo ispirazione fosse solo un alibi? Ogni sera milioni di occhi guardano, ascoltano, imparano, e tu? Davvero pensi che siamo immuni? Dove finisce la finzione e dove comincia la mente? Forse da qualche parte qualcuno sta ancora guardando e sta prendendo appunti, perché per lui la prossima scena è già scritta e sarà reale, sporca, senza effetti speciali. Fiction o profezia? La vera domanda scava più a fondo. Non riguarda lo schermo, riguarda ciò che accade dopo. Quando il film finisce e la sala si svuota, qualcuno resta lì, seduto, immobile, con gli occhi ancora accesi. Cosa succede? Quando una mente già spezzata guarda un'idea violenta e la chiama rivelazione. Forse la vera domanda è: quanto basta per trasformare una fantasia in azione? Quanto manca perché un pensiero diventi crimine? E quante menti fragili stanno guardando proprio ora, senza che nessuno se ne accorga? Cosa spinge qualcuno a confondere la finzione con la verità? A indossare una maschera? E sentire, finalmente, qualcosa? La mente umana è fragile, ma anche affamata, di senso, di controllo, di identità. E se l'unico modo per esistere fosse smettere di essere se stessi? Se il vero pericolo non fosse il film, ma chi lo guarda nel momento sbagliato? Forse non stiamo imitando il cinema. Forse il cinema ci sta solo rivelando, pezzo dopo pezzo, in silenzio, nel buio. Fiction o profezia? Domanda semplice, risposta scomoda. Non riguarda solo i film, riguarda noi. Perché certe menti non sanno distinguere, assorbono tutto, imitano, replicano, agiscono. E tu? Quanto ti lasci influenzare da ciò che guardi? Quante volte ti sei sentito più vicino a un personaggio che a te stesso? Attenzione, perché tra identificarsi e perdersi, il passo è breve e silenzioso. Non sottovalutare mai il potere di un'immagine, di una frase detta nel momento sbagliato, di una scena che resta impressa, mentre tutto il resto scompare. Sì, spettatore, ma resta sveglio, resta lucido, perché il cinema può ispirare, ma non deve controllare, non lasciare che qualcun altro scriva il tuo copione. E se hai dentro rabbia, dolore, oscurità, parlane, chiedi aiuto, non trasformare una fantasia in una tragedia. Il buio dello schermo si spegne, ma quello della mente può restare acceso, troppo a lungo.